Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco. Oggi faccio un video in italiano, sto riprovando la DJI Osmo Pocket, quindi non ho idea di come venga il video, non ho idea di come siano le luci. Spero che vada tutto bene, dovrebbe essere anche Face Track on. Oh. Boh, speriamo. Comunque ragazzi, oggi volevo parlare un po' di YouTube Italia. Perché YouTube Italia? Perché sto facendo un video in italiano e quindi per oggi almeno mi considero uno YouTuber italiano e quindi parte della categoria di YouTube Italia. Forse se tiro quella tenda meglio? Boh, non lo so. Comunque YouTube Italia, stavo guardando l'altro giorno dei video di Marcello Ascani, non so se lo conoscete, è uno youtuber italiano che praticamente aveva iniziato facendo video disegni, quindi era molto bravo a disegnare, mi sono guardato un po' la sua storia, la sua vita e poi ha iniziato a fare video di finanza, che sono diciamo quelli che l'hanno un po' portato a essere conosciuto, quindi video budget in cui lui spiega come gestisce i propri soldi, come arrivare in alto, come arrivare al successo. Un ragazzo molto sveglio in realtà, e è arrivato un pacco, un ragazzo molto sveglio, e anche se lui non si ritiene esperto di finanza, perché lui dice io imparo una cosa e poi ovviamente la spiego come quello che faccio io con i miei video, e in realtà è un ragazzo molto bravo, ha la capacità secondo me di prendere un argomento molto complesso come la finanza, come la gestione dei propri soldi, come l'investimento, e renderlo facile a tutte le persone, quindi complimenti, bella cosa. E stavo guardando una sua intervista con un altro personaggio di YouTube Italia che seguo molto, Marco Montemagno, anche lui personaggio incredibile, partito penso dalla TV, ha un canale YouTube da tantissimo tempo e dicevo cavoli, ha fatto una crescita incredibile quest'uomo. È partito e lui legge tantissimi libri, quindi parla praticamente di qualsiasi argomento, ma rende tutto molto interessante. E invece lui, diciamo, il format che l'ha reso un po' più conosciuto è le quattro chiacchiere, ovvero lui intervista le persone di YouTube Italia o imprenditori o anche gente conosciuta, ma anche dell'estero, perché in realtà ho visto interviste vecchie addirittura con Tony Robbins. Qua ho tutti i libri di Tony Robbins che mi sono letto, di Gary Vee, cioè io ho visto un'intervista con Gary Vee nel 2013 e dico caspita, Gary Vee. E anche Marco Montemagno era molto giovane, era molto diverso, però mi ha fatto piacere, insomma. Quindi queste sono un po' le persone che seguo. Stavo guardando una loro intervista, oggi voglio parlarvi un po' di loro due in particolare. In realtà seguo anche Dario Vignali dei marketers, per il marketing, seguo ogni tanto per sfogo, seguivo più che altro da piccolo FaviJ, Ciccio Gamer 89, bellissimo YouTube Italia. Il brutto di YouTube Italia è che c'è veramente poca gente che fa video, per quello mi dispiace ogni tanto fare video in inglese, perché sì è vero, secondo me YouTube è la lingua di YouTube è l'inglese, e su questo sono sicuro, e per quello dopo un bel po' di ragionamenti ho deciso di rendere l'inglese la mia lingua madre su YouTube, come il 90% dei creators lì fuori. 90 no, però 70-80%. E poi comunque di fare ogni tanto qualche video in italiano, perché sono in italiano, mi piace anche parlare nella mia lingua, quindi perché no. Però ho deciso di tenere comunque l'italiano come lingua secondaria, non solo su YouTube ma su tutti i miei social. E che cosa succede? Succede che dopo aver guardato dei loro video, quindi un'intervista di Marco Montemagno con Marcello Ascani, hanno fatto una live poco fa e parlavano di YouTube, hanno parlato anche del metodo Wim Hof, il metodo di cui ho parlato anch'io, vabbè, lasciamo stare, tante cose. Dicevo, caspita, ma questo ragazzo Marcello Ascani ha la mia età, è un 97, e ci sono quei momenti in cui ti paragoni agli altri, e soprattutto se hanno la tua età o addirittura sono più piccoli, hanno raggiunto un successo più grande del tuo, dici cavolo, ma cosa sto facendo nella mia vita? Perché sto ragazzo, io mi sto impegnando un sacco, ma sto ragazzo che alla mia età è più avanti di me. E una cosa che allora sono entrato un po' in questa crisi esistenziale di me stesso e ho parlato con tanta gente, mi sono un po' ripreso e ho capito tante cose. Ho capito, uno, paragonarsi agli altri è veramente stupido, perché ognuno ha il proprio percorso, ognuno ha la propria vita, ognuno ha la propria storia. Marcello Ascani
ha iniziato YouTube penso 6-7 anni fa, io ho iniziato YouTube 2 anni fa, ma non è quello il punto è che lui ha tantissime qualità che io magari non ho, ma lui non ha le qualità che ho io. Idem, io non ho le qualità che ha qualcun altro, però cioè, ognuno ha le proprie qualità, quindi dovrebbe sfruttare e lavorare sulle proprie qualità per arrivare in alto. Quindi questa è una delle prime cose che ho capito, non ha senso proprio paragonarsi con gli altri, è come paragonare un pezzo jazz che ha fatto successo con un pezzo rap, qualcosa del genere. E sono due cose completamente diverse, ognuno quindi deve avere pazienza e seguire la propria strada. Il secondo punto è appunto questo, seguire la propria strada, ovvero sto imparando dal libro che sto leggendo adesso, The Power of Now, lo prendo. Leggendo questo libro qua, perché mi conosce sa che leggo molto, The Power of Now, e ti insegna proprio, aspetta che mi sa che ha perso, ok perfetto, ti insegna proprio l'importanza del vivere adesso, smettere di seguire la tua testa ed iniziare a seguire il tuo cuore, perché la mia testa mi continua a dire che cos'è che vuoi te, il successo, ok, quindi vuoi la Lamborghini, i soldi, la fama, essere famoso, i follower, quando poi in realtà dentro Marco Delia, il cuore, che cos'è che vuole? È vero, vuoi queste cose, ma queste cose le vuole la tua testa, che è influenzata da tutte le cose che hai passato nella tua vita, è influenzata dalla società, è influenzata dal passato, è influenzata dalle aspettative che hai del futuro, dell'identità che ti sei creato di Marco Delia, di te stesso, ma dentro, il Marco Delia bambino, il cuore, l'anima, chiamalo come vuoi, l'energia che hai dentro, che cos'è che vuole veramente? Se i soldi non esistessero, se fossi qui così, cos'è che faresti? E questa cosa la sto capendo e mi sta aiutando molto, di vivere nel momento invece che vivere nel passato o nel futuro. E la terza cosa è di concentrarmi un po' di più sulla qualità. Quindi io secondo i consigli di Gary Vaynerchuk, mi sono messo a costruire tantissimi contenuti nell'ultimo anno, tantissimi contenuti, facevo 30-40 contenuti al giorno su vari social diversi, senza badare tanto alla qualità di quello che stessi creando, ma più al devo mettere fuori per distribuire il mio messaggio il più in fretta possibile e a più gente possibile, per costruire pian piano la mia audience. E il punto è vero, è molto utile, però la qualità, uno, è divertente, perché è bello mettere un video di cui sei fiero, e due, ci vuole un po' di più, però ne vale la pena, perché poi la gente, guardando Marcello Ascani, te ne accorgi, dici, cavolo, Marcello Ascani crea pochi contenuti, perché a volte passa una settimana che fa 1 o 2 video a settimana, e invece c'è Marco Montemagno dall'altra parte che crea 60.000 video a settimana, 4 video al giorno a volte, e hanno lo stesso più o meno numero di gente che li segue, hanno la stessa audience. Dici, com'è possibile? Perché dipende tantissimo da chi sei. Mi sono accorto che il messaggio, ero molto indeciso anche sulla lingua eccetera, mi sono accorto che il topic e la lingua in cui parli sui social non contano tanto quanto chi sei tu. Quindi nel momento in cui tu cresci, impari a parlare alla videocamera, sei spiritoso, fai ridere, insegni bene, riesci a rendere un argomento difficile un argomento facile, lo riesci a spiegare bene, o sei tanto appassionato di quello di cui parli o in che lingua lo dici non cambia tanto, il messaggio e te è molto più importante, e questa cosa l'ho capita. Quindi d'ora in poi mi concentrerò un po' di più sulla qualità, mi concentrerò un po' di più sul post produzione, sull'editare meglio i video, fare i video un po' più in giro invece che sempre qua in camera mia. Adesso vabbè, siamo in quarantena, quindi per forza devo farli qui, però di concentrarmi un po' di più su quello. Quindi sto imparando un sacco di cose. Ad esempio Jeremy Fragrance parla di profumi, no? I profumi prima di Jeremy Fragrance, che è il più grosso youtuber di profumi, adesso ha 1 milione di iscritti, non se li calcolava nessuno, perché chi se ne frega, come fai a parlare di profumi su YouTube? Eppure lui era talmente bravo, appassionato, con un carisma assurdo, che ha reso un argomento del genere commerciale. Quindi adesso ci sono tantissimi youtuber di profumi, anch'io ogni tanto faccio dei video di profumi. Quindi non conta tanto quello, la lingua, il messaggio, che a volte te stai a dire ma ho l'equipaggiamento giusto per fare video, parlo, che lingua devo parlare, di cosa parlo, io non so parlare niente. Non conta tanto, conta chi sei, come lo dici e perché lo dici.
Quindi ho imparato queste cose grazie a Marcello Scani, Marco Montemagno e un po' le esperienze che sto avendo in questo periodo. Sto cercando di fare un po' più video in italiano perché voglio parlare anche alla mia audience italiana, e un'altra cosa è che volevo inserire una volta a settimana, quindi adesso farò un po' meno video, un po' meno contenuti, però cercherò di farli un po' più di qualità, e volevo fare un format di i miei soliti video, quindi fitness, beauty care, crescita personale, vlog, tutto quello che è. Un video in italiano e un terzo video, barra quarto, in base al tempo, parlando di che cosa ho imparato durante la settimana, perché io tutti i giorni leggo, tutti i giorni ho una routine, tutti i giorni faccio network con persone, tutti i giorni faccio tantissime cose e quindi imparo tantissimo e voglio condividerlo, no? Il mio obiettivo è quello di documentare quello che sto facendo e condividerlo con voi, no? Crescere con voi per arrivare al successo. Ma è difficile insegnare tramite video specifici, quindi volevo fare un video a settimana che magari è un bel format, magari potrebbe essere carino, in cui faccio proprio semplicemente, ok, quello che ho imparato e come lo applico nella mia vita. Ad esempio, leggo questo libro, parla del potere di adesso. Cosa ho imparato dopo averlo letto, o dopo una settimana, o dopo quello che è. Cosa ho imparato e come lo applico nella mia vita. Perché io ho questa capacità di leggere o vedere una cosa e applicarla subito nella mia vita. Ecco qua ragazzi, questo è il video in italiano di cui volevo parlare. Spero che questo video con la DJI Osmo Pocket sia carino. Se il focus non è sulla mia faccia, io mi arrabbio perché vuol dire che ho buttato via un video. Spero che vi sia piaciuto ragazzi, lasciate qui nei commenti che cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ragazzi, tanto per aggiungere un'ultima cosa che ho imparato, dato che sto aggiungendo questo format di cosa ho imparato e come lo applico nella mia vita, mi sono dimenticato di dirvi come lo applico. E secondo, un'altra cosa che ho imparato è di quindi smettere di... Cioè io stavo pensando, cavolo, è possibile che Marcello Scani sia così successo e io non so nemmeno in che lingua fare i miei contenuti, per quello ero indeciso tra italiano e inglese. E invece adesso ho capito che conta veramente più chi sei tu e come ti esprimi, quindi conta un po' di più, diciamo, il tuo carattere invece che altro. E stavo pensando devo iniziare quindi a smettere di ascoltare troppo la mia testa, che è influenzata tantissimo dalla società eccetera, ma di ascoltare un po' di più qui dentro e quindi di ascoltare un po' di più quello che veramente vuole Marco Delia e non che la società vuole che Marco Delia voglia. Oddio che trip. E un'altra cosa, di postare un po' di più me stesso, quindi più sei trasparente, più sei genuino, più parli veramente di quello che vuoi e meglio è, quindi più qualità, e d'ora in poi parlerò un po' più di me stesso, quindi di quello che veramente mi piace eccetera. Ad esempio su Instagram non solo foto travel eccetera, quindi come implemento queste cose nella mia vita. Instagram e in tutti i social meno contenuti, più qualità. Per quanto riguarda il fatto di compararmi con gli altri, me lo sono scritto nelle mie affermazioni positive della mattina, quindi quando leggo le mie affermazioni positive semplicemente leggo: smettila di paragonarti agli altri, non ha senso, e tutte le cose che vi ho detto prima, quindi me lo ricordo ogni giorno, e di concentrarmi sul momento e di follow my heart invece che seguire la mia testa, che è troppo influenzata dal resto del mondo. E quindi questo è quello che ho preso. E poi ho preso un pezzo di carta, in realtà le note del telefono, e ho scritto il mio life plan, quindi ho fatto un clearer, un life plan un po' più chiaro, e mi sono fatto una lista di cose che il mio cuore vuole, cioè che Marco Delia veramente vuole, e cose che quindi cose che farei se non esistessero i soldi, cose che farei se non ci fosse la società eccetera, e poi cose che invece la mia testa vuole, e poi creare un mix tra le due cose. Quindi questo è quello che ho imparato e questo è quello che è come l'ho applicato nella mia vita. Spero che il video vi sia piaciuto. Ciao ragazzi.